Il Castello di Grinzane ha avuto un riconoscimento specifico all'interno di quello più generale e prestigioso che l'UNESCO ha attribuito ai paesaggi vitivinicoli del nostro territorio. Questo è avvenuto, credo, non solo perché il castello è molto bello, no? Ma per i suoi meriti storici e per le attività del presente. Nella storia basta ricordare cosa fece in questo luogo Cavour, che fu sindaco e abitò di questo comune per 17 anni e abitò concretamente qui in vari periodi della sua vita e si interessò in modo proficuo e intelligente per rinnovare le tecniche di coltivazione del vigneto e i processi di vinificazione nella cantina, dando così l'avvio a quel processo che è arrivato agli attuali successi, no, del riconoscimento, valorizzazione del vino Barolo. Poi c'è stata la fondazione dell'Enoteca negli anni 60, 67 per la precisione. È stata la prima enoteca regionale del Piemonte e la seconda in Italia solo per pochi anni. Poi ancora voglio ricordare che qui proprio la Commissione Cultura dell'UNESCO nel 93 si radunò per una settimana e elaborò il protocollo sulla cultura immateriale, all'interno della quale sono le linee guida per la tutela anche del patrimonio enogastronomico. Poi credo lo abbia fatto per le sue attività del presente, ecco, oltre all'Enoteca che poi gestisce un reparto vendite, un ristorante stellato che ha come compito di propagandare la cucina tradizionale, c'è un museo che ripropone le vicende di Cavour, la valorizzazione del vino, no? Poi c'è nel castello la sede dell'Ordine dei Cavalieri del Vino e del Tartufo d'Alba, un ordine enogastronomico particolarmente severo e credo importante perché è proprio particolarmente severo. E in ultimo, da qualche anno, è sede dell'Osservatorio Nazionale Vino e Salute. È stato fondato qualche anno fa, nel momento in cui c'era molta preoccupazione nei nostri ambienti per quell'idea che stava emergendo nel nostro paese, per cui non solo bisognava combattere in modo sacrosanto l'abuso, no, del vino o degli alcolici e le stragi del sabato sera, ma si rischiava di fare confusione tra il vino, i superalcolici e le droghe, per cui si rischiava di passare non solo col dire bisogna bere poco, bisogna bere bene, non bisogna bere guidando e via discorrendo, ma non bisogna bere mai. L'osservatorio ha un comitato scientifico composto da professori universitari italiani e stranieri, ha fatto convegni a livello internazionale e ha prodotto dei documenti che dicono come bisogna bere e che l'uso appropriato del vino non solo non fa male, non solo può creare convivialità e gioia, ma anche fa bene alla salute. Tra le iniziative del Castello voglio poi ricordare molto famosa l'asta mondiale del tartufo bianco che si fa da 14 anni e che ha raggiunto pienamente i suoi scopi, che sono quello di propagandare attraverso il richiamo magico del tartufo i nostri vini, il nostro territorio, e attraverso tutto questo, ripeto, noi siamo diventati uno dei centri del turismo enogastronomico più frequentati del paese. E cercheremo di lavorare per non solo conservare questo traguardo, ma anche per migliorarlo.